Oggi siamo qui con questa scheda audio, la Yamaha URX 44V. Ok, è una scheda audio di un livello qualitativo veramente avanzato. Penso che sia uno dei prodotti con un livello qualitativo più alto che io abbia mai provato su questo canale. È una scheda audio incredibile, fa veramente un sacco di cose, quindi mettiti comodo perché oltre a spiegarti ingressi, uscite, caratteristiche, eccetera, eccetera, ti spiego anche perché questa scheda è una scheda che ti permette di fare un salto in avanti veramente molto grande per portare il livello qualitativo audio del tuo canale, dei tuoi podcast, delle tue produzioni, anche musicali, a un livello molto più avanzato. Quindi mettiti comodo e iniziamo. Come ti raccontavo nell'introduzione, questa scheda audio, immagino tu abbia capito che è veramente un prodotto che mi piace tanto, ma non potrebbe essere il contrario, cioè è un prodotto veramente incredibile. Ne ho testate tante di schede audio in questi anni sul canale, ma questa qui ha una marcia in più. Ha una marcia in più perché è un prodotto Yamaha innanzitutto e penso che non so quanti anni hai tu che mi stai seguendo, però io sono cresciuto con Yamaha, no? È uno di quei brand storici che da sempre sono sinonimo di qualità. Non devo certo dirtelo io, nel senso è assolutamente così. Questa scheda audio è una scheda audio veramente compatta, a parte essere pesante, però è veramente compatta ed è uno studio di registrazione, e non sto scherzando, è uno studio di registrazione. Hai presente quei banchi mixer giganteschi Yamaha? Ecco, hanno condensato tutto dentro questa scatoletta e fra un po' ti racconto veramente tutto, quindi resta fino alla fine perché ti racconto un sacco di cose interessanti e provo a farti capire perché questa scheda audio è diversa da tutto ciò che conoscevi. Però, come al solito, prima di andare avanti, unboxing. Ok, dopo l'unboxing provo a raccontarti un po' di caratteristiche, dopodiché andiamo avanti e ti spiego il pannello posteriore, il pannello frontale, gli effetti, insomma ti racconto veramente tutto. Allora, questa scheda audio, quando ti ho detto che è una scheda audio con un livello qualitativo molto più elevato rispetto a tutto ciò che ho provato finora, non stavo scherzando ovviamente. Perché? Perché questa scheda audio arriva fino a 32 bit, ok, e 192 kHz. Quindi non è la classica scheda audio 24 bit 96 kHz. Questa qui è 32 bit 192 kHz. Ti assicuro che la prima volta che l'ho provata ho collegato un microfono, adesso non mi ricordo, forse lo Shure SM7B o un altro microfono, insomma. L'ho collegato, ci ho collegato le cuffie e sono rimasto per un attimo così interdetto, perché ho sentito una qualità audio che non avevo mai sentito prima da nessun dispositivo che ho provato. Ti assicuro che è una cosa veramente strana, però volevo condividere questa sensazione perché ho sentito già in cuffia, cioè mettendo il microfono e mettendo le cuffie, quindi senza attivare gli effetti, dopo te ne parlerò. Ho sentito un livello qualitativo incredibile, è come se questa scheda fossero riusciti quelli di Yamaha a condensare quei banchi mixer giganteschi
in una scatoletta. Certo, pesante, però è una scatoletta piccola. Quindi ti dicevo, 32 bit, 192 kHz. Questa scheda audio ha 4 preamplificatori microfonici, ha 4 ingressi, 4 canali, che sono i preamplificatori della serie URX che hanno un gain di 78 dB. 78 dB significa che puoi pilotare qualsiasi tipo di microfono, Shure SM7B compreso, senza aggiungere alcun mic booster. Ok? Quindi colleghi il microfono e funziona in automatico perché ha talmente tanto gain che non c'è nessun bisogno di aggiungere dispositivi esterni. E soprattutto, avendo così tanto gain, non introduce alcun rumore di fondo. Al di là del fatto che 32 bit, 192 kHz è il silenzio totale, però voglio dire, non introduce neanche un minimo di rumore di fondo. Questa scheda audio è pensata ovviamente per un utilizzo molto 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 ampio, cioè non è una scheda specifica per podcast, non è una scheda specifica per musicisti, non è una scheda specifica per YouTube. È una scheda audio, ed è una scheda audio che ha talmente tante caratteristiche avanzate che veramente ci puoi fare quello che ti pare. Diciamo che è una scheda audio pensata soprattutto per un utilizzo molto ampio, quindi soprattutto musica, ma non solo. Ma perché ti dico questo? Perché i canali che ci sono dietro, gli ingressi che ci sono dietro, non sono soltanto microfono e linea, ma gli ultimi 2, il 3 e il 4, ti permettono anche di inserire, per esempio, un basso o una chitarra, perché ha la funzione high impedance, quindi impedenza alta, quindi puoi nel 3 e nel 4 inserire direttamente il basso o la chitarra. E questa è una cosa molto importante perché, per esempio, vuoi fare un voce chitarra, per esempio, lo puoi fare, vuoi inserire il basso, vuoi aggiungere le tastiere, quello che ti pare, puoi usarlo tranquillamente. Ovviamente è una scheda audio, quindi ci puoi fare di tutto, perché spesso nei commenti mi dicono, sotto alcuni prodotti mi dicono, anche sotto i microfoni per esempio, ma va bene per cantare? E certo, un microfono. Va bene per parlare? È un microfono. Ma se faccio rap oppure se faccio metal è un microfono, ci puoi fare quello che ti pare. Poi dipende, sì, ci sono microfoni che sono più chiari, più scuri, ma non esiste il microfono per il rap, il microfono per il metal, il microfono per la musica classica, eccetera, eccetera. Ok, chiarito questo, quindi con questa ci puoi fare veramente di tutto. E ci puoi fare di tutto perché è una scheda audio molto versatile, proprio grazie alle sue caratteristiche. Un'altra caratteristica interessante, anche se ormai questa è un po' diffusa su diversi prodotti, è che questa scheda audio, pur essendo molto potente, ti permette di poterla utilizzare anche nella modalità semplificata. E nella modalità semplificata ti aiuta delle funzionalità assistive e ti permette, per esempio, di avere l'autogain o il clip safe, in modo tale che la tua registrazione non vada mai in clip, abbia sempre un volume costante, un volume mai elevato, mai troppo alto o troppo basso, proprio per aiutarti ad avere una registrazione che già al primo tentativo suoni bene. Un'altra caratteristica fondamentale, qui Yamaha fa scuola perché, come ti dicevo all'inizio, è uno di quei brand storici che esistono da sempre, ha inserito all'interno di questa scheda audio un DSP, quindi un processore d'effetti che è nella scheda audio, quindi non pesa sul tuo computer. Anche se tu hai un computer vecchissimo, puoi usare i processori di effetti di altissimo livello, di altissima qualità ovviamente, di Yamaha direttamente dentro la scheda, quindi ha l'equalizzatore, ha il compressore, ha il gate, ma anche il riverbero e il delay, ok? Quindi tutti effetti che possono essere, come puoi immaginare, utili non solo per chi fa video, per chi fa podcast, ma anche per chi canta, per chi suona. Ultima funzionalità non meno importante è che questo modello, essendo il modello di punta, questa è la URX 44V, ha anche un HDMI in e through, cioè vuol dire che puoi collegare a questa scheda audio qualsiasi videocamera, qualsiasi console di gioco, e con il through hai un'uscita che va verso, per esempio, un monitor. Però di questa caratteristica, che è un po' più una caratteristica di in e out, te ne parlo tra un attimo, perché ti faccio vedere adesso, passiamo a inquadrare questo dispositivo e ti faccio vedere tutto il pannello posteriore, anteriore e frontale. Allora, partiamo dal pannello frontale. Allora, sul pannello frontale abbiamo 2 ingressi cuffia, come puoi vedere con i jack grandi. Poi abbiamo l'ingresso headset, quindi cuffia e microfono, e abbiamo un aux per connettere uno smartphone. Quindi su questo pannello, diciamo, abbiamo cose molto semplici, molto, molto chiare, quindi non ci perderei altro tempo. La cosa interessante è il pannello posteriore, perché nel pannello posteriore abbiamo davvero un sacco di ingressi e uscite. Allora, questo qui a sinistra è l'alimentatore, ovviamente, quindi l'alimentatore a corrente
ovviamente l'alimentatore viene fuori dalla confezione. Poi abbiamo qui in alto micro SD, perché questa scheda audio registra anche su micro SD. Quindi puoi registrare sessioni intere su questo supporto. Ovviamente più è grande la micro SD, più spazio hai e quindi più multitraccia, più sessioni multitraccia puoi fare. Poi abbiamo due porte USB, questa e questa, che sono differenti, perché mentre questa è diciamo quella principale, quindi c'è un cavo USB-C che esce dalla confezione, e puoi connettere questa porta al computer in modo tale da utilizzare i 18 in e 18 out e una frequenza da 44 fino a 192 kHz a 32 bit. Ok. Il secondo USB invece puoi collegare un cavo USB 2 o superiore e puoi connetterlo, diciamo, a un secondo computer, e in questo caso puoi utilizzarlo per inviare e ricevere segnali audio 2 in e 2 out a 48 kHz e 24 bit. Ok, quindi sono due, questo qui è il main, questo qui è il secondario. Ok. Poi abbiamo due porte HDMI, che è molto strano trovare su una scheda audio, ma come ti ho già raccontato questa è molto più di una semplice scheda audio. Allora, abbiamo HDMI through e in. La porta through serve per connettere un monitor o un altro tipo di dispositivo utilizzando il cavo appunto HDMI. Questa qui, la porta in, invece puoi collegare una videocamera, una console di gioco o qualsiasi altro dispositivo utilizzando un cavo HDMI. Quindi fondamentalmente questo è un through, vuol dire attraverso, quindi il segnale che entra qui nell'in, quindi da una videocamera, una console o altro, viene inviato attraverso, quindi through, questo dispositivo verso un monitor esterno, in modo che tu possa monitorare tutto in fase di live, in fase di registrazione o quello che sia. Poi abbiamo, come possiamo vedere su quest'altra parte qui, abbiamo 4 in e 4 out. Allora, questi in sono input che sono sia mic che line, come puoi vedere, quindi sia il cavo XLR che il cavo jack normale. E quindi puoi connettere sia microfoni che strumenti musicali. Gli ingressi 1 e 2, ok, sono solo ingressi microfoni e di linea, mentre l'ingresso 3 e 4 possono essere utilizzati anche per strumenti musicali ad alta impedenza, come ad esempio chitarre e bassi, quindi è importante sapere questo. Infatti c'è anche scritto qui sotto, no? 1 e 2 sono per microfoni e ingressi di linea, mentre 3 e 4, oltre a essere microfoni e ingressi di linea, sono anche AIZ qui, sono anche appunto disponibili per collegare una chitarra, un basso, insomma strumenti che hanno bisogno di alta impedenza. Ok, qui sotto invece abbiamo 4 uscite che sono diverse, perché vedi qui main e line. Fondamentalmente in entrambi i casi puoi collegare dispositivi come ad esempio casse monitor, mi raccomando, amplificate, quindi hai due coppie stereo di uscite, ok? In modo che tu possa indirizzarle verso anche casse monitor amplificate diverse, in modo da avere ascolti diversi. E poi abbiamo qui, ovviamente, sul pannello frontale abbiamo questo manopolone gigante e queste 4 manopole, una per canale, che servono appunto a gestire tutto ciò che vedremo nel display. Credo di averti raccontato veramente tantissime cose su questa scheda audio, ma ci tenevo perché è uno strumento incredibile, cioè è uno strumento che ti dà un suono pazzesco, veramente pazzesco, ad un prezzo relativamente contenuto, perché certo, se a te non interessa la parte HDMI, puoi prendere il modello precedente e quindi risparmiare anche dei soldi, ok? È un, come dire, se vuoi fare sul serio, questa scheda audio è la scheda audio giusta. Ora, io farò anche altri video su questa scheda proprio perché voglio raccontarti anche, per esempio, tutta la parte relativa al menu, che non ti ho fatto in questo video perché sennò sarebbe venuto un video lunghissimo. Però voglio farti vedere come funzionano le varie schermate, come è possibile settare in maniera semplicissima un equalizzatore o un compressore e come adattarlo. Questa è una caratteristica che ti anticipo adesso, non avevo mai visto su nessun altro dispositivo. Fondamentalmente, nel momento in cui tu hai settato il tuo compressore o il tuo equalizzatore, puoi con una sola manopolina, e questa è la cosa incredibile, aumentare o diminuire l'intensità dell'equalizzazione o della compressione che hai fatto.
E questo è incredibile perché nel momento in cui sei andato, facciamo l'esempio di un equalizzatore, sei andato a settarti tutti le varie frequenze, con una sola manopolina puoi aumentarle o diminuirle tutte insieme. Stessa cosa per il compressore, è incredibile, non l'avevo mai visto su nessun altro dispositivo e questo veramente può fare la differenza. Comunque, di questo te ne parlo in un altro video perché mi sono allungato tantissimo. Prima di salutarci, ringrazio i ragazzi di Yamaha che mi hanno inviato questo prodotto perché è veramente un prodotto incredibile e se hai dubbi, domande, curiosità, commenta e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille, noi ci vediamo prestissimo.